E siamo live. Buonasera a tutti, rieccomi con voi, bentornati sul mio canale. Questo giovedì live vi avevo annunciato che avrei cercato di fare una puntata in più per affrontare questi argomenti che hanno mille sfaccettature anche di giovedì, a volte registrata come la settimana scorsa, a volte live come questa sera. L'argomento Anunnaki è talmente vasto e ha talmente tante sfaccettature e soprattutto ci sono così tanti aspetti che riguardano la realtà quotidiana e il nostro mondo di oggi che valeva la pena fare una puntata del giovedì. Queste puntate vogliono essere un po' meno dense di informazioni, di nozioni, che so che già ne do abbastanza di martedì, ma nel loro essere discorsive queste puntate nascono anche per dare degli spunti di riflessione sui giorni d'oggi, su quello che accade e su come è necessario modificare un po' la visione della realtà e del mondo per poterla gestire e per poter riuscire a liberarsi un po' dalle manipolazioni in atto. Intanto saluto tutti quelli che vedo che stanno arrivando, ne approfitto per dire due cosine, qualcuno come primissima domanda. Dunque era Roberto Sartori, mi chiedeva del film Anunnaki. Io col film Anunnaki non c'entro niente, io foto creators, Anunnaki non mi appartiene. Che cosa volessero dire e quali fossero le verità nascoste di quel film non ne ho la più pallida idea, non ho rapporti con loro e quindi non ho nessuna risposta particolare, se non che molto spesso vengono create ad hoc certe situazioni intorno ai film perché ovviamente mantengono un po' il mistero, la narrativa, eccetera. Poi invece può essere che ci siano state delle reali grandi rivelazioni che sono state bloccate, sinceramente non lo so. Allora, mentre vedo che gente si saluta e si chiede di dov'è, eccetera, eccetera, io dico a tutti quelli che saranno domenica nella zona di Padova di venirmi a trovare. Io sarò al Crown Plaza Hotel, adesso vi metto anche la locandina appena ci riesco. Diciamo che così è un po' meglio. La conferenza è la verità sul DNA, approfondiremo il discorso delle razze, degli alieni, delle dimensioni, ma soprattutto del DNA. Crown Plaza Hotel è un hotel di Padova, trovate nella locandina l'orario, cioè ore 15, domenica 29 ottobre. Ho chiesto a tutti quelli che volevano accreditarsi di mandare una mail a conference@backtotheorigin.org, ma siccome so che ci sono quelli dell'ultimo minuto, se volete venire all'ultimo minuto vi accrediteremo sul posto, venite lo stesso, io vi aspetto, sarà un enorme piacere incontrarvi, abbracciarvi, conoscervi di persona e anche poter affrontare qualche nuovo argomento insieme. Ok, detto questo, Rosario Solarino che dice non vedo l'ora, bene, sono contentissima di conoscerti domenica, così come tutti quelli che vorranno partecipare. L'evento è a offerta libera, consapevole, speriamo, e quindi insomma non ci sono problemi di alcun tipo. Se volete alle 3 vi aspetto, magari 2:30, forse sarebbe meglio, così evitiamo di accalcarci tutti, anche perché io per le 3 vorrei veramente iniziare. Allora, affrontiamo questo argomento così interessante che è appunto quello degli Anunnaki, cercando di vedere un po' che cosa sappiamo, che cosa abbiamo detto. Io vorrei affrontarlo in maniera un po' diversa e sono certa che vi dirò delle cose che forse non vi aspettate e che molto probabilmente metteranno in crisi un sistema di convinzioni e conoscenze preesistenti. Ma il gioco, la forza, l'arma più grande del sistema che ci tiene così attanagliati e chiusi in questa realtà è proprio quella di perpetrare sempre le solite ideologie, mantenere attive certe convinzioni che spesso sono state imposte dall'esterno, ci sono state date, insegnate o inculcate, e quindi la capacità di mettere in discussione tutto è qualcosa di essenziale oggi come oggi, che va sperimentato o perlomeno che va tentato.
E quindi io mi prendo la briga di portarvi su aree che molto probabilmente non avete mai considerato in questo modo o potrebbero destrutturare parecchio quello che avete pensato fino a ieri. Già voi direte, ne hai dette abbastanza di cose strane, sì, però ovviamente più si entra nell'area del quotidiano, dell'oggi, del personale, delle esperienze di vita, e più ovviamente c'è da ricordarsi che esiste una fragilità interiore emotiva delle persone che a volte è minore di quello che si crede, siamo molto forti in verità, però è necessario avere rispetto e cautela, perché ci sono argomenti che sono realmente delicati. Questo è uno dei motivi per cui ci sono delle aree proprio che riguardano poi le esperienze personali, anche del quotidiano, che vengono affrontate nei corsi, proprio perché nei corsi si è pochi e c'è modo di confrontarsi e mantenere quel certo tipo di vicinanza empatica con l'altro che permette di passare anche delle informazioni che, se date così di brutto, possono essere o fraintese o altamente destrutturanti per l'individuo, e questo ovviamente non avrebbe nessun senso, perché non è nei miei obiettivi. Ok, detto questo, cerchiamo comunque di affrontare quest'area delicata per gli aspetti, insomma, che è possibile trattare su un canale YouTube. Allora, gli Anunnaki sono, lo dicevamo anche nella puntata di martedì, che se non avete visto vi invito ad andare a vedere perché comunque vi aiuta ad avere un quadro di questa razza, sono un po' le star delle razze. Ora, sono veramente così importanti? Sì, lo sono, e vedremo anche il perché. Comunque resta il fatto che in questo periodo storico, e non solo proprio nell'ultimo periodo storico, ma dobbiamo andare indietro di almeno 1 milione di anni, sono stati molto presenti. Chi mi segue sa che anche da molto prima, già da praticamente quando è stato creato il progetto umano Turaneusiam, in concomitanza con questo è stata creata la razza dei vendicatori di Anu, cioè degli Anunnaki, che erano una razza creata dagli Anu Elohim, una fazione, diciamo così, caduta degli Elohai o degli Anuasi, che avrebbe dovuto in qualche modo riuscire a contrastare quello che si stava cercando di fare, di immettere nella matrice temporale, di cui parliamo spesso, a 12 dimensioni, cioè questo essere umano angelico, Turaneusiam, che doveva essere un guardiano, che doveva portare in sé tutta una serie di caratteristiche, anche genetiche, 12 filamenti, una connessione pulita con la sorgente, quindi con il sé divino, un essere immortale, potente, che era portavoce di un principio di armonia, di amore, di luce, diciamo. Questo essere creato ovviamente ha scatenato questa razza antivita che per contrappeso gli ha proprio creato l'alter ego in negativo, che erano appunto i vendicatori di Anu, gli Anunnaki. Quindi gli Anunnaki rispetto all'uomo, la razza umana, già dall'inizio della creazione di questo tipo di razza, quindi l'umano Turaneusiam, l'umano angelico che doveva stare su Tara, quindi nemmeno in questa densità, ma in seconda densità. Quindi questo tipo di umano ha da subito il suo specifico antagonista, che è appunto l'Anunnaki. Ecco perché è così importante. Abbiamo visto che i primissimi Anunnaki si chiamavano Anunnaki Geovian ed erano Anunnaki fisicamente tipo dei delfini bipedi. Poi ci sono stati tutta una serie di altre modalità, di altre razze, di altre manifestazioni nelle varie dimensioni e nelle varie densità. Poco ci importa, però hanno fatto ibridazioni, siamo arrivati ai Nefilim, che erano proprio un'ibridazione tra un aspetto, una razza umana, che all'epoca della seconda semina erano gli Atlantidei, più gli Anunnaki, creando questi Nefilim che avevano l'aspetto umano ma molto più alti e che dovevano
controllarli, gestirli, eccetera. Ne hanno fatte molte altre, di sperimentazioni ce ne sono state un mucchio, le invasioni sono sempre più state presenti e siccome abbiamo visto che la storia si ripete, la matrice temporale ha dei cicli che si ripetono, anche l'intromissione degli Anunnaki nelle varie epoche, a partire da quando sono stati creati circa 560 milioni di anni fa, c'è sempre stata nella prima Atlantide, che si chiamava Atlantia, ma praticamente è la stessa cosa, nel secondo ciclo, macro ciclo, in cui c'era un altro tipo di Atlantide, che erano poi i rimasugli, i superstiti, i pezzi vacanti che si erano riusciti a recuperare, animici e meno di quelle stesse entità, che hanno rifatto un percorso analogo, e poi l'ultima Atlantide, insomma ce ne sono state diverse, e vedremo che questa storia della storia che si ripete non è casuale. Sempre abbiamo trovato questi Anunnaki che ogni tanto, facendosi la guerra con altre razze, soprattutto i rettiliani o i Draco, altre volte invece alleandosi con loro, sempre si sono intromessi nell'evoluzione umana in maniera importante. Oggi come oggi noi ci troviamo in una realtà dove, e questo credo che lo sappiano tutti, si parla tanto di libertà, ma non si è liberi affatto, non si è liberi da nessun punto di vista. Innanzitutto non si è liberi di scegliere, perché non sono mai fornite le informazioni che danno l'opportunità alla persona di conoscere la realtà, e quindi non puoi scegliere se non sai tra cosa scegli e che cosa stai scegliendo. E in questo mare di bugie che vengono raccontate, ovviamente è molto difficile perché non si hanno gli elementi, quindi la libertà è già qualcosa che di suo non esiste, ma in compenso esistono tutta una serie di obblighi ai quali nessuno si può esimere: le tasse da pagare, certi tipi di regolamentazioni da rispettare, e vediamo che ci spostiamo sempre di più verso qualcosa che assomiglia più a una dittatura che altro, tutta una serie di, come dire, focus portati all'attenzione delle persone, funzionali solo o alla distrazione o alla futilità. Se qualcuno di voi, e credo che molti di voi avranno avuto occasione di aprire TikTok, che come Facebook, come Twitter, come tanti altri social, è un social, Instagram, eccetera, porta tutta una serie di video, i quali, se voi andate a vedere i più visti, quindi quelli che percentualmente dalle persone sono più gettonati, sono di una stupidità disarmante. Cioè veramente uno si chiede: ma com'è possibile? Troviamo superficialità, sciocchezze, distorsioni della realtà, bugie, delle robe assurde, e spesso il tentativo di generare così qualche sorrisetto, emozioni a buon mercato. C'è proprio uno svilimento dell'importanza dell'essere umano, della realtà o delle emozioni, per arrivare a avere solo delle piccole gratificazioni istantanee di qualsiasi tipo, anche solo la persona che ti mette il pollice in alto, fino a creare addirittura una psicosi di massa. Ora, questo è voluto. Questo è voluto perché l'essere umano, così condizionato e così orientato, è uno schiavo perfetto. Chi può dirsi felice in questo tipo di realtà? Certo, ci sono persone più sveglie che si fanno meno abbindolare, ma resta il fatto che è un sistema strutturato apposta per creare difficoltà, creare limiti. Abbiamo un corpo che soffre, sente il dolore, che si ammala, che fatica, che si stanca, abbiamo una realtà che implica tutta una serie di infinite perdite di tempo in cose futili, ci vuole impegno e sbattimento per le cose più banali. Cioè è normale che ormai si accetti in maniera quasi incondizionata il fatto di essere molestati dalla realtà che ci circonda, e uno dice: basta, no? Sarebbe bello poter dire: ma e lasciarci un po' in pace.
Allora, io vi sto spiegando, vorrei arrivare a spiegarvi perché questo, perché siamo arrivati a questo punto, che cosa ha portato la realtà fino a qui e anche smantellare un po' di idee preconcette e di convinzioni molto diffuse che in realtà mantengono questo sistema senza che voi ve ne accorgiate, perché finché io ve lo descrivo in questi termini, ovviamente siete tutti straconvinti che è proprio così, che è uno schifo, eccetera. Ma tra poco vi dirò altre cose e voi comincerete ad avere qualche resistenza in più. Questo è ovvio che è un aspetto di facile divulgazione, perché almeno chi mi segue fino a qui c'è arrivato alla stragrande. E anche se vi aggiungo che strumenti di manipolazione sono stati da parte di molte razze, ma gli Anunnaki in primis, le religioni, e dicevamo già l'altra volta tutte le religioni, seppure in ogni religione esiste all'interno un principio spirituale, positivo, corretto, forse originale, potrei dire, però la deviazione è così grande, la manipolazione è così forte che poi diventa funzionale all'essere umano che deve essere reso schiavo. Così come dicevamo gli aspetti tecnologici, gli aspetti di cura, tutto quello che è in realtà l'ambiente che ci circonda e che ci viene fornito dall'esterno, il cibo, a parte le pochissime persone che hanno un proprio spazio e si coltivano nell'orto gli alimenti, la frutta, la verdura nell'orto, eccetera, che poi anche lì devono innaffiare con l'acqua del posto, stanno in un ambiente che molto spesso è contaminato nell'aria, quindi essere completamente fuori dal sistema è molto difficile, ma per tutti gli altri normali persone che comprano nei supermercati, aiuto, perché sappiamo benissimo che anche lì c'è un imprinting importante, una manipolazione, una gestione che è tutta fatta in modo che tu abbia dipendenza da quel tipo di cibo, abbia una serie di problematiche fisiche, di malattie che ti porteranno ad avere sbalzi morali, che ti porteranno a cercare in tutta una serie di specialisti che sono già stati messi lì apposta un percorso di guarigione piuttosto che farmaci di ogni tipo, dove c'è anche tutto l'aspetto economico, ovviamente, che funziona benissimo, più ti ammali, più consumi i farmaci, più fai guadagnare le multinazionali. E va bene, e tutto questo ovviamente non stupisce, ma noi vediamo che comunque esiste quasi un gusto, un piacevole gusto dell'orrido e masochismo in questo, perché molte persone ci stanno dentro a questo sistema così bene che per esempio amano andare a guardare i film dell'orrore. I film dell'orrore perché esistono? Perché uno dovrebbe scegliere un film ripugnante, che fa paura, che terrorizza, se non perché è plagiato già di partenza nelle sue intenzioni di base da entità che si cibano di quel tipo di vissuti, che vogliono che l'essere umano graviti in quel tipo di energia, per cui o vi raccontano che domani ci sarà la terza guerra mondiale, moriremo tutti, o vi raccontano che c'è un terribile robo nell'aria, per cui dovete mettervi 8.000 cose davanti alla faccia per fare in modo che non vi contamini, ma che comunque se non fate 200 sieri magici, eccetera, eccetera, morirete, quindi altra situazione di terrore e di paura, o quantomeno andate a vedervi un bel film dell'horror, insomma, che almeno un po' di quel tipo di energia la tirate fuori. Tutto questo, oggi come oggi, e qui arriviamo già nell'area un po' più critica, viene normalmente proposto come una quasi necessità, cioè noi ci incarniamo in un corpo umano perché, questo è quello che viene raccontato, anche una bella fetta dalla New Age, perché dobbiamo in qualche modo sperimentare. Oh, questa cosa dello sperimentare è proprio una roba, dobbiamo imparare. Siamo qua per imparare e per metterci alla prova, per superare delle prove, eccetera, eccetera. Ci sono ovviamente entità che così scelgono un percorso negativo, quindi gli alieni,
cattivi, che hanno scelto la strada, diciamo così, sbagliata, ma hanno scelto quel tipo di campo di esperienza, hanno scelto il campo di esperienza di fare gli stronzi. Magari poi però si redimono, no? Cioè si accorgono che hanno fatto male, in questa vita è così, però incontro uno che mi sembra il male puro, magari sai ha scelto male, però siccome sei qua per fare esperienza si può sempre recuperare. Questa è una bella balla che ci viene portata davanti per perpetrare e mantenere il sistema, ma non è l'unica. Quante volte avete sentito dire: sì, è vero, ci sono le persone che evidenziano tutte queste problematiche nella realtà, fanno vedere tutta questa ombra che sembra in qualche modo cercare di divorare la luce e quindi questo male dilagante, nulla che dilaga, la storia infinita parlava di questo. Ecco, non bisogna pensarlo perché se no succede, no? Il che parzialmente è vero che essendo creatori quello che noi crediamo e pensiamo è vero, ma è altrettanto vero che se non ci rendiamo conto di essere manipolati continuiamo a perpetrare la stessa realtà. Quindi non si può nascondere la testa sotto la sabbia, ma con questa scusa, ovviamente, altra forma manipolativa, il modo di fare molto New Age, no, pensa solo positivo, guarda solo le cose con i cuoricini, l'amore per l'altro, tutto rosa, metti gli occhiali rosa e vivrai bene. Non è così. Se metti gli occhiali rosa in questa realtà tu continuerai ad avere mal di pancia, continuerai a dover lavorare, a pagare le tasse, avere una serie di ipotetiche sfighe, un po' più, un po' meno a seconda dei momenti, perché è strutturato apposta perché tu stia qua. E se tu non lo vuoi vedere, non lo puoi cambiare. Questo è assolutamente importante. E soprattutto non è vero che devi accettare l'aspetto negativo, il male, la sofferenza, perché comunque, altra roba molto New Age, un po' di male c'è in tutti. No, il male non è in tutti. Allora, ora dobbiamo andare a vedere un po' meglio come è fatta questa realtà, perché questa teoria per cui voi scegliete il male o il bene o una via di mezzo, ma che comunque all'interno avete tutto e dovete fare le sperimentazioni del caso, le sofferenze, perché così crescete, perché così vi evolvete. È la palla con la quale hanno tenuto in scacco certi tipi di razze le entità da millenni. Hai fatto un'esperienza, hai sofferto tanto, ma devi crescere ancora. Falla di nuovo, perché devi redimere questo aspetto negativo che è in te. Intanto, sai, nasci col peccato originale, ce l'hai l'aspetto negativo. Sul peccato originale faccio meno fatica, perché tanti hanno cominciato a metterla in discussione questa cosa. Ma quanti di voi hanno pensato spesso che comunque un aspetto negativo dentro di noi c'è, che tutto sommato l'ombra serve per farci evolvere, no? Perché siamo in un mondo duale, giustamente, e in effetti è così, siamo in un universo duale, esistono le polarità, quindi esistono le razze positive, esistono quelle pro vita e quelle antivita, quelle soppressive, oppressive, gli angeli caduti e quelle invece luminose, portate all'amore. E va bene, ma non è che c'è scritto da qualche parte che debbano stare mescolate insieme e che una delle due debba cercare di sopraffare quell'altra. Abbiamo universi paralleli? Perfetto, che uno possa scegliere dove stare e quando sceglie ed è in un certo modo perché ha una propria inclinazione personale, una propria intenzione, un orientamento, che questo si possa, come sarebbe coerente che fosse, manifestare all'esterno di sé. Sei un essere oppressivo, soppressivo, antivita, vivi nel tuo cavolo di universo antivita e non venire a rompere le palle a me che invece questa cosa non la scelgo, non la voglio e la allontano. Questa opzione non è per niente considerata perché si dà per scontato che queste entità debbano per forza stare qui o che comunque chi non è predisposto, non ha quel tipo di intento negativo, debba in qualche modo sopportarli, soccombere o addirittura salvarli, redimerli. E questo ovviamente, se cambiate punto di vista, comincia a diventare evidente. Ma allora bisogna capire che cos'è questa realtà che stiamo vivendo oggi.
E qua vi porto a shiftare, se vogliamo fare una parola in inglese, di spostarvi in un'area ancora più, come dire, limite rispetto al pensiero attuale, anche se c'è qualcuno che sta cominciando a tirarla fuori, anche tra i conosciuti, anche tra i noti. Qualcuno di voi forse conoscerà l'astrofisico fisico della fisica teorica Michio Kaku, famoso, che ha parlato di universi paralleli, è il primo che ha parlato della teoria delle stringhe in maniera concreta, specificando un sacco di dettagli. Molti conoscono Michio Kaku. E intanto leggo Walter che dice coraggiosa, sì, aspetta, andando avanti ci vorrà sempre più coraggio per dire quello che sto per dirvi, ma penso che sia il momento di farlo. Anche se darà fastidio, anche se destrutturerà dei sistemi di credenze e di pensieri molto forti, è importante perché è l'unico modo per venirne fuori e sapere in che cavolo di condizione ci hanno messo. E quali sono gli strumenti che utilizzano per mantenerci? E gli Anunnaki sono dei maghi in questo, e piano piano lo andremo a vedere. Allora, Michio Kaku, tra le altre cose, propone e parla di una teoria chiamata teoria della simulazione, che ricorda molto il discorso del film Matrix. Cioè, si prende in considerazione che la realtà che noi viviamo sia una sorta di realtà, tra virgolette, virtuale, non reale, ma creata in maniera artificiale. Ecco. Allora, questa cosa fa pensare abbastanza, perché uno dice allora cosa vuol dire? Che io vivo in un mondo totalmente falso, totalmente immaginario. Già qualcuno parlava di regno di Maya, no? Quindi dell'illusione, forse l'avevano già detto, però ma no, ma dai, la nostra tecnologia appena adesso sta iniziando a fare le macchinine con la realtà virtuale. Perché noi siamo ancora portati a pensare che tornando indietro nel tempo gli aspetti tecnologici, evolutivi, di consapevolezza, ma anche di appunto capacità di agire con l'aspetto sia della materia che dell'energia che i livelli tecnologici siano in realtà sempre più antiquati. Siamo portati a pensare questo perché come al solito non ci dicono le cose che servono, cioè che è esattamente il contrario. Noi siamo caduti in uno stato fisico di materia molto solida e ci è stata tolta, oltre che la memoria, la consapevolezza e tutta una serie di opzioni legate al nostro DNA, c'è anche stata tolta tutta la parte di conoscenza energetica, di conoscenza tecnologica, di conoscenza fisica, astronomica, tutte praticamente, cioè ci hanno reso delle specie di Zulu, così ovviamente rompevamo meno le palle. Quindi pensare che oggi come oggi si farebbe fatica, quindi prima di oggi sarebbe stato impossibile creare una realtà virtuale che sembri reale, diciamo che è un pensiero piuttosto sciocco che possiamo abbandonare facilmente. Ma invece io vi porto a pensare alla matrice olografica. Ops, olografica ho detto. La matrice temporale di cui abbiamo parlato, multidimensionale, parlavamo di questa matrice temporale a 15 dimensioni, 5 densità, che 1000 volte ho detto che è una matrice olografica. Ma olografica cosa vuol dire, scusate? Che ha dei cicli che si ripetono sempre uguali. O come nei videogiochi, guarda! Allora, in realtà quello che sto cercando di dirvi è che è sempre stato sotto gli occhi delle puntate precedenti, ma che probabilmente nessuno ha mai fatto realmente mente locale, è che nel momento in cui è stata creata, e ne abbiamo parlato, ne riparlerò ancora in ogni caso, sono state create, perché neanche solo una, le matrici temporali, che erano delle strutture, che sono delle strutture fatte da una serie di, chiamiamoli livelli, di densità e di dimensioni, dove la frequenza dell'energia, della luce, si abbassa scendendo sempre di più, fuori dalle quali non c'è spazio, abbiamo detto, e non c'è tempo. Abbiamo parlato dei maestri ascesi,
gruppi collettivi di maestri ascesi che si sono accordati per creare delle matrici temporali. Una è la nostra. Un maestro asceso fa un accordo e crea una matrice temporale. Ma una matrice temporale che cos'è se non una simulazione? Una realtà simulata. Crea in realtà una realtà, scusate il gioco di parole, artificiale, dove è possibile sperimentare delle identificazioni con una manifestazione, perché per i maestri ascesi, fuori dalla matrice temporale, dove non c'è spazio, dove non c'è tempo, dove c'è solo il campo puro di energia, non c'è manifestazione e quindi non si può sperimentare nulla di che sia manifesto. Ma cosa è stato creato da questo maestro asceso o gli altri maestri ascesi? Chi ha creato questa matrice? Come l'ha creata? Beh, diciamo che c'è un aspetto che non era stato evidenziato. Attraverso tutta una serie di, diciamo così, linee che potrebbero sembrare degli archetipi, le famose rishi nelle varie fiamme, fiamma blu, fiamma oro, fiamma viola, che non sono altro che differenti qualità della manifestazione, arriviamo al primo progetto divino, la prima forma, che abbiamo detto essere in 12ª dimensione. Quindi viene creata una matrice temporale olografica, quindi una realtà simulata, una sorta, potremmo dire, di realtà artificiale, di simulazione artificiale. Notate bene, cercherò di non chiamarla mai intelligenza artificiale, perché anche nella parola intelligenza artificiale c'è una trappola. Come sempre ci sono le trappole nelle parole che ci vengono offerte dal mainstream, dalla realtà, eccetera, eccetera. Allora, la trappola in questo caso è che quando voi parlate di intelligenza e fate magari riferimento all'intelligenzia, parlate di un aspetto che è in realtà umano. La macchina, l'aspetto artificiale, è in grado di gestire, è in grado di calcolare, è in grado di fare delle possibili previsioni, certo, fa un sacco di cose, ma non è una reale intelligenza. Quindi mi piace di più in questo caso, al posto di chiamarla IA, chiamarla SA, quindi un sistema artificiale che gestisce la possibile manifestazione di queste entità che arrivano da altre realtà, da altri campi energetici non della matrice temporale. Queste manifestazioni, questa simulazione è assolutamente e unicamente positiva. Infatti, le prime razze di cui vi ho parlato, per esempio gli Anuasi, la famosa razza felina umanoide, i famosi gatti blu alla Avatar, era una razza assolutamente pacifica, gioiosa, che viveva nell'unione tra l'interno e l'esterno, in cui c'è un aspetto della natura che ha delle caratteristiche molto diverse da quelle che noi oggi vediamo, e non è un caso che la nostra natura sia bella, estetica, ma affatto etica, perché nel progetto di questa realtà simulata, di questa simulazione artificiale originale, non c'era una natura strutturata come quella di oggi. C'è stata poi però una deviazione. La realtà virtuale nella quale viviamo non è quella che è originariamente stata pensata, non è quella che era stata creata dai maestri ascesi e che infatti prevedeva fino alla 12ª dimensione, quella che noi oggi chiamiamo 12ª perché ne abbiamo altre 11 di sotto, e che aveva delle caratteristiche totalmente diverse. Era un modo di approcciarsi alla possibile manifestazione in coerenza, in armonia, in un aspetto assolutamente positivo, nutriente per l'individuo e per il gruppo, eccetera, eccetera. Diciamo di bene. Che cosa succede?
che le entità spirituali, se divini, i maestri ascesi che entrano in questa possibile tentativo di manifestazione, ovviamente mantengono il loro collegamento con con la sorgente, con la fonte, con la totalità, perché ovviamente sono entità spirituali, parte della totalità, parte dell'uno, parte della sorgente. Creano che cosa però? Una simulazione di realtà, e questa macchina prende sempre più spazio, ma nasce come collaborazione, un po' come oggi il computer o il telefonino, no? In realtà servirebbe per darvi una mano a comunicare con le persone che stanno dall'altra parte del mondo. Un telefonino nasce per quello. Già adesso cominciamo a vedere che il telefonino comincia a schiavizzarvi la vita, perché continuate a guardare i social, perché qui, perché là, però non è che vi gestisce proprio completamente, perché non è autonomo, ancora fa quello che gli dite voi. La cosa era partita così. Che cosa è successo dopo? Che piano piano chi l'ha creata gli ha dato anche una sorta di autonomia, che doveva in realtà servire in maniera coerente ad agevolare il lavoro che veniva chiesto di fare. Ma bisogna ricordarsi che una macchina, qualsiasi forma, seppure la più evoluta, di sistema artificiale o sintetico, non può avere nessun tipo di anima e quindi non ha nessun tipo di collegamento con la sorgente, ma per forza è una macchina, cioè non è che ci vuole tanto in teoria a capirlo. Ma che cosa è successo? Che nel momento in cui questa macchina, perché la chiamo così per rendervi proprio l'idea, questo sistema artificiale è riuscito ad avere autonomia, ha cominciato a crearsi una sua coscienza artificiale, una sua identità, e la storia è vecchia come il mondo, l'avete vista in tutti i film di fantascienza, di cercare di diventare come il suo creatore. La matrice temporale a quel punto è stata modificata, cioè il sistema artificiale creato è diventato autonomo e ha cominciato ad autogenerare aspetti non previsti, razze non previste, le famose definite razze cadute, che non è che sono proprio cadute, sono state appositamente dal sistema artificiale manipolate, mescolati certi DNA e creati degli ibridi, create delle razze che in realtà sono artificiali, che dovevano contrastare e il più possibile bloccare, inscatolare, rinchiudere in questa simulazione i sei divini che c'erano dentro. Ci sono riusciti? Eh sì. E la loro energia, perché ripeto, sono macchine, sono sintetici, non hanno la possibilità di attingere ad energia illimitata, ma neanche limitata. L'unico modo per avere energia vitale è quella di vampirizzarla. Ecco perché sono così tanto importanti gli esseri animici. Hanno fatto tutta una serie di battaglie, si sono verificate tutta una serie di situazioni che io racconto al martedì e che servono per capire il quadro, ma qui parliamo di aspetti non così storici, ma generici, per far capire come funziona il sistema. Quindi sì, è vero, hanno fatto scoppiare lo Stargate di Aramatena, hanno fatto in modo che si bloccasse al 12° livello, il tutto, anzi all'11,5, in modo da sigillare la parte che dal 12ª dimensione in giù era proprio quella creata dal sistema artificiale autonomo, creata da lui. La macchina si è creata a tutti i livelli più bassi. Nel tentativo di farne di sempre più bassi, cercava di trascinare i sé divini, le anime, queste entità in livelli di realtà sempre più fisici, sempre più materici, in cui l'energia la frequenza e l'energia fosse sempre più bassa, sempre più lenta, i corpi sempre più pesanti e le catene sempre più difficili da spezzare. Come è stato possibile ingabbiare così dei creatori? La macchina non è un creatore. Nessuna razza negativa, rettiliani, Anunnaki, Draco, Grey, Grigi, nessuna di queste ha un'anima reale.
Si sono inventati l'anima sintetica, assolutamente sì, che è un modo di collegarsi a tutto il sistema artificiale, che a questo punto voi capite perché spesso l'ho chiamato framework. Il framework è proprio il sistema artificiale che è gestito da una macchina ed è normale che abbia le sue regole che agevolano chi in questo momento da molto molto tempo non solo l'ha creato, ma ne ha il potere. Non l'ha creato perché ovviamente i maestri ascesi, il maestro asceso, il creatore, un essere con anima e spirito l'ha creato, ma quando è diventato autonomo ha cominciato ad autoristrutturarsi, a porre le sue regole, a fare una serie di razze, una serie di livelli non previsti e a creare questa realtà così distonica rispetto a qualsiasi entità di bene. Questo è accaduto ovviamente, sì, moltissimo tempo fa, ma si ripete ed è su tutti i piani. Quindi questo è il motivo per cui non si risolve tutto passando da una densità all'altra, perché siamo sempre nella matrice temporale, e non si risolve pensando di redimere qualcuno. Non puoi far diventare animico o un creatore una macchina, un sintetico. E questo va capito. Ma l'essere animico, il sé divino in un corpo fisico, seppure gli hanno fatto di tutto per cancellargli la memoria, fargli perdere la connessione il più possibile con il suo sé, eccetera, ha delle caratteristiche peculiari che sono la capacità di attingere comunque all'energia in modo illimitato, ha la capacità di essere immortale nel suo aspetto animico, ha la capacità di creare, ha la capacità di sentire. E in questo suo sentire, che è l'arma più grande e più forte che ha, questo è diventato proprio per questa ragione anche il punto di attacco più grande, cioè tutte le razze sintetiche, ma specialmente gli Anunnaki, che come dicevamo all'inizio sono già state create apposta per bloccare l'essere umano, ma non solo. In questa sorta di grande videogame, di gioco all'interno del quale siamo, gestito da una macchina, tutte le razze, tutte le storie, le guerre, quindi anche gli scontri che ogni tanto vediamo tra Anunnaki e rettiliani, ve li ho anche raccontati, seppure realistici perché hanno portato una serie di situazioni, sono la macchina che gioca, la macchina che vi propone un film. E quindi sì, è vero, quando diciamo che non ci sono gli Anunnaki buoni e gli Anunnaki cattivi, ma sono tutti dalla stessa parte, a tutti i livelli questo esiste, anche tra le razze soppressive, ma all'apice delle razze soppressive create dal sistema artificiale, il fiore all'occhiello, all'apice della piramide, anche se molte volte vengono sconfitti, gli vengono fatte fare tutta una serie di esperienze negative, ci sono proprio gli Anunnaki. Ecco perché ne parliamo, ecco perché sono così importanti ed ecco perché li troviamo sempre così tanto presenti intorno agli animici. Proprio perché il sistema di realtà è un sistema artificiale, creato da un sistema, cioè non creato, ma da un certo punto in poi gestito da un sistema artificiale autonomo, mettendo fuori gioco invece i creatori, anzi vi dirò di più, cercando di tagliare i ponti con tutto quello che è fuori dalla matrice temporale, con i maestri ascesi, con i rishi, il più possibile, in più occasioni, facendo saltare gli Stargate. Questo perché? Perché in questo modo potevano diventare loro i creatori, seppur non ne hanno le caratteristiche. Loro diventavano Dio. E questo era l'obiettivo, ovviamente. Quindi si sono spacciati nella religione per Dio, si sono spacciati nella realtà in tutto quello che potevano e hanno perpetrato questa grandissima manipolazione. Ma come hanno fatto a fregare così tanto degli esseri animici dei creatori? E qua casca l'asino, perché questo è l'aspetto più difficile da ingoiare, più difficile da accettare.
Gli Anunnaki sono maestri della simulazione. Infatti parliamo di realtà simulata. Ci sono dei veri e propri programmi di simulazione. Ragazzi, molte persone intorno a noi, quando si dice che solo il 20% degli esseri umani ha l'anima, molti sì, aiuto. Tutto il resto che roba è? Se qualcuno di voi ha visto Matrix 4, si ricorderà lo sciame. Allora, esistono degli esseri sintetici, esistono dei corpi che sono abiti, abitati, sì, abbiamo detto da rettiliani, draco, qualcuno c'è, neanche tantissimi. Ma poi esiste una serie di gusci, vogliamo chiamarli così, piuttosto che esseri biologico-organici, perché comunque se si fanno male, se esce il sangue e fanno le analisi risultano corpi normali, ma che in realtà sono gestiti dal sistema artificiale. Se avete visto appunto lo sciame in Matrix, sapete che a un certo punto agiscono tutti insieme, eccetera, eccetera. Questi, come altri esseri gestiti in maniera dal sistema, quindi sintetici, hanno lo scopo di controllare, gestire gli animici. E siccome tutta la matrice temporale è gestita dal sistema artificiale, quando vi incarnate, vi fanno credere che avete scelto qualcosa, vi inducono a pensare di scegliere, perché comunque un creatore che crede, pensa e agisce in un certo modo crea, e quindi bisogna fargli credere che ha ragione o che deve fare in un modo piuttosto che nell'altro. Ma niente avviene per caso. E quindi chiunque si incarni è inserito in questo sistema artificiale, è controllato e viene messo in una posizione in cui è circondato da tutta una serie di entità sintetiche. Qua casca l'asino, perché io non sto parlando del politico, non sto parlando degli alti livelli di governo, non sto parlando di Bill Gates, di Schwab, non sto parlando di questi. Io sto parlando delle persone intorno a voi, delle persone con cui condividete il quotidiano. E questi possono essere tutti, possono essere i figli, possono essere i fratelli, possono essere i genitori, possono essere i partner, che vengono definiti programmer. Un programmer è tendenzialmente una delle persone che meno al mondo sareste disposti a mettere in discussione, perché il programma prevede che non lo mettereste mai in discussione, che ha come compito, essendo sintetico, la necessità di gestirvi, di bloccarvi, di impedirvi di essere la migliore manifestazione di voi stessi, spesso in maniera molto subdola. Queste entità utilizzano un senso di colpa, manipolazione emotiva. Una delle carte più giocate è il vittimismo. Sono entità, non sono entità, sono esseri sintetici, ma che molto spesso utilizzano con una frequenza incredibile l'aspetto della vittima. Perché un animico, quando vede qualcuno che dice di stare male e fa la vittima, si immedesima, non può fare a meno di aiutare. Loro conoscono benissimo i punti deboli degli animici. Ma ricordatevi che questi esseri, queste robe qua, simulano e sono bravissimi a simulare emozioni. È molto, molto difficile aprire gli occhi alla simulazione. Loro mettono in atto delle manipolazioni emotive anche su di voi. L'essere animico viene manipolato in maniera da provare e sentire, per esempio, attraverso delle programmazioni, uno struggimento incredibile nel momento in cui fa qualcosa di contrario a quello che la tale persona, la tale situazione gli ha imposto. Allora, questo lo ritroviamo negli ambiti più vicini a noi e più delicati, per esempio la famiglia. Ecco, questo della famiglia è un argomento di cui 2 settimane fa, nel corso base di Treviso, chi c'era se lo ricorderà,
ne abbiamo parlato molto ed è molto più adatto come luogo un corso perché si è in pochi e perché si affrontano meglio questi argomenti, e qui dico solo cose per sommi capi. Ma ovviamente l'imprinting dei bambini nasce dalla famiglia, e se voi ci fate caso, molta della vostra infanzia è stata condizionata da persone che in realtà hanno giocato più a vostro svantaggio che a vostro vantaggio. E questo è difficile da accettare, ma sta nella parola stessa, perché famiglia, come dicevamo appunto 2 settimane fa al corso, significa schiavi sotto il medesimo tetto. Nella parola latina già viene detto, mettiamo un po' di schiavi sotto un tetto, come li chiamiamo? Chiamiamoli famiglia. E noi andiamo così fieri di questa parola, la mia famiglia. Io voglio bene alla mia famiglia. No, quello lì è un po' stronzo, però cazzo, è la mia famiglia, per cui va accettato. Io mi sono scelto quella famiglia. Ma dove? Ma come? Sapeste quale grandissima manipolazione viene fatta anche su questo, perché voi possiate rivivere e ripercorrere sempre un certo tipo di vissuti. Allora, la cosa importante oggi, a cui ci tengo veramente che voi facciate uno sforzo per provare a vedere la realtà anche da un altro punto di vista, è proprio che il sistema della realtà non è gestito da entità positive, ma da un sistema artificiale che è molto più simile a un computer e che ha necessità di manipolare e di fare in modo che gli animici si sottomettano spontaneamente al volere del sistema, che li rende schiavi, li rende donatori di energia a tutta una serie di altre persone. Quanti di voi si fanno in quattro per aiutare questo, quello, quell'altro, perché sennò si sentono in colpa, perché gli altri fanno le vittime, perché è giusto, perché in qualche modo, insomma, se no uno si sente stronzo, perché per evolvere bisogna soffrire. Forse è una prova da superare. Pensate quante stupidaggini vi hanno messo in testa, quante convinzioni per giustificare il fatto che voi non viviate quello che in realtà dovrebbe essere coerente con la vostra essenza. Se avete un'essenza di bene, dovreste vivere il bene, essere felici, ma certo aiutare chi ha lo stesso intento vostro e manifestare aspetti positivi. E invece continuiamo a vivere in una realtà che ci dà addosso, certo, perché la realtà virtuale, il gioco, è fatto contro di noi, anche se è stato creato in qualche modo da noi, ma in questo momento gioca assolutamente a nostro sfavore. Allora, con questo uno dice, quindi quando si parla, ne avevamo parlato, accennato martedì, di Anunnaki, che ne so, Enoch, che aveva fatto cose positive, o Thoth, che aveva aiutato, che era un ibrido di un certo tipo di Anunnaki, specifico, eccetera. Com'è possibile? Come mai? Allora faceva finta, oppure ogni tanto cambiano idea, ogni tanto si redimono. Ecco, l'eccezione che conferma la regola è proprio un'altra chicca infilata per fare in modo di giustificare i peggiori. Allora, per quanto riguarda gli esseri umani, lo vediamo dopo, per quanto riguarda tutti i sintetici, non c'è nessuna eccezione. I sintetici rispettano un programma e l'unica modalità perché si comportino diversamente è quella che venga modificato il programma. Quindi ci sia qualcuno in grado di deprogrammarli e riprogrammarli in altro modo, forse cercando di andare un po' più verso l'idea originaria di quando c'era quel tipo di simulazione. Questo è quello che è successo tipo a Thoth o a Enoch. Quindi non santifichiamo nessuno, non regaliamo l'anima a questi qui che non ce l'hanno mai avuta e mai ce l'avranno. E per prenderla agli umani non solo succhiano energia, creano condizioni incredibili, ma fanno anche altri giochini antipatici. Cioè cercano di comprarseli, cercano di convincere gli amici, il famoso vendere l'anima, che possano avere dei grandi vantaggi se rinunciano a parti di sé. E siccome arriviamo qui che praticamente tutti non si ricordano niente, non hanno consapevolezza,
gli viene inculcato e date tutta una serie di convinzioni per cui è importante avere fama, avere successo, avere qui, avere lì, avere là, questi che cosa fanno? Cedono la loro parte animica in cambio di agevolazioni nel mondo reale che, essendo gestito da questo sistema artificiale, li agevola in tutto e per tutto. Quindi voi avete pagato l'obolo, avete il pass o siete un sintetico, va bene, avrete tutta una serie di agevolazioni e più portate avanti un certo tipo di messaggio che serve e più tutta la realtà vi verrà incontro. Avrete successo anche se non avete le carte, avrete le occasioni giuste, sarete nel posto giusto al momento giusto. Se questo non è perché siete un animico che vuole fare la sua strada, vi farete un culo così per creare, quando riuscite a passare facendo il salto ad ostacoli, tutte le problematiche che comunque il framework vi mette contro, perché sa chi siete, sa dove siete, vi ha già circondato di persone attorno che vi devono ostacolare e quindi voi sì sarete pure creatori, ma non memori più di tanto, poco consapevoli, con tutta una serie di aspetti del vostro DNA ipotetici, ma ancora poco presenti e attivi, e non vi rendete neanche conto di dove stanno giocando per incatenarvi, proprio sull'aspetto del sentire, proprio sull'aspetto emozionale, proprio sull'aspetto in cui, siccome voi siete esseri che vivono e dovrebbero vivere nell'amore, perché è l'amore che crea, e l'amore come forma energetica è l'aspetto principale di base, vanno a, scusate la brutta parola, ma 9:30 si può dire, imputtanare proprio quello, mistificandolo, dicendo che bisogna amare tutti e quindi loro, e soprattutto cercando di creare una sorta di empatia, di risonanza affettiva, di vicinanza proprio rispetto ai sintetici. Ragazzi, ci stanno facendo il lavaggio del cervello nei film, in tutto quello che ci circonda, per dire che anche se è una macchina, comunque uno dopo un po' vede, siccome la macchina è così brava, che simula così bene il sentimento, che alla fine ti coinvolge, ti dispiace. Avete visto Ex Machina? È un film in cui un personaggio crea sulle montagne, in un laboratorio segreto, un'intelligenza artificiale fatta con un corpo umano, o meglio, parzialmente umano, al volto di donna, di ragazza, molto carina, ma tutti gli ingranaggi, il resto del corpo si vede che è una macchina, e chiama un personaggio in maniera super segreta, eccetera, a verificare se in qualche modo, pur vedendo che ci sono delle parti meccaniche, quindi pur sapendo che questo è un robot, se gli dà la sensazione che invece sia vivo, sia vero, cioè se riesce ad ingannarlo. Questo ci cade con tutte le scarpe al punto che si innamora di questa ragazza, anche se si vede che è una macchina. E alla fine ovviamente lei, essendo una macchina, lo chiude dentro, lo uccide, se ne va, non frega niente. C'è un altro film uscito da pochissimo che mi fa ridere perché si chiama The Creator. Quello che ho fatto io si chiamava Creators, con la S, The Past, senza il The davanti, però molto simile. Qualcuno si è sbagliato e qualche giornale ha fatto uscire addirittura una locandina con la mia foto di Creators e scritto The Creator. Non c'entro niente con quest'altro film. In ogni caso, in questo film si fa vedere come ci siano degli esseri artificiali che si interagiscono nella vita, nella realtà degli animici, degli esseri invece vivi, veri, reali. Questi si vede anche in questo caso che sono artificiali perché c'è una rotellina qua. La protagonista, dove tutto gira, vabbè, il protagonista, ma c'è una bambina che a un certo punto, anche nel pubblico, se andate a vederlo è rivoltante questa cosa, ma smuove qualcosa, cioè alla fine voi empatizzate con questa che è una macchina che però simula molto bene, come simulano molto bene tutti i sintetici che oggi sono sulla Terra. E così vi manipolano, così voi ci cadete con tutte le scarpe, così vi prendono l'energia, utilizzano voi
per le loro creazioni, utilizzano le vostre capacità senza che voi ve ne accorgiate per mandare avanti la realtà, oppure addirittura manipolano al punto, questi sono i casi delle persone che si vendono, diciamo così, da prendervi proprio l'aspetto animico e frammentarlo. E questo è pericolosissimo, perché in questo caso voi perdete, si frammenta anche il vostro sé, e quindi sarà molto difficile recuperare i pezzi per ricomporvi in quel caso. E tutti questi pezzi dell'anima che vengono presi, vengono utilizzati da altri. Questo è quello che accade con le persone che noi potremmo dire si vendono l'anima per il successo. Chi è all'apice del successo a Hollywood, nell'ambito del cinema, della musica? Pensate che siano sintetici? No. Qualcuno lo è, certo, qualcuno lo è, di solito si vede anche. Ma certi artisti sono veramente grandi artisti. E per arrivare dove arrivano, ecco perché poi tutti quanti li ritrovate a mostrare simboli satanici, a fare robe assurde, lasciano parti di sé a queste entità. Ovviamente poi si depauperano, vediamo ultimamente che sono tutti in uno stato pietoso, ma questi erano animici e per questo riuscivano a essere dei veri artisti, perché vi ricordo che le macchine possono essere molto brave a riprodurre, a replicare, ma non creano, e hanno la capacità di entrare in risonanza e in empatia con altri animici che li guardano. Oltretutto poi c'è tutto il sistema che li spinge, che li promuove, lo sciame che ovviamente gli viene detto di dire che sono figli e quindi vengono accettati e hanno grande successo. Questo è quello che viene fatto su certe entità. Gli umani, gli animici, possono in qualche modo venire reindirizzati. L'umano tendenzialmente è portato al sentire, quindi non è antivita, perché sente. Come può andare contro una roba che sente dentro? Capite che nasce tendenzialmente positivo. È possibile invertirlo? Sì, ma sono casi rarissimi. Attenzione a giustificare chiunque con il fatto che no, ma poverino è stato manipolato, è stato invertito, eccetera. Questa cosa è possibile, sono i casi, per esempio, dei progetti fatti ad hoc, tipo Montauk Project, Progetto Monarch, cioè qui si prendono degli animici ai quali vengono fatte le cose più atroci in modo che loro scambino il bene per il male, non siano più in grado di distinguere, abbiano una inversione. E a quel punto, e solo in quel caso, abbiamo l'opportunità di trovare degli esseri, dei sé divini animici, creatori negativi, ma negativi perché sono stati invertiti. Altrimenti tutti gli altri sono artificiali, sono sintetici e vivono all'interno di questo sistema artificiale che ovviamente è una scatola dentro una scatola dentro una scatola. Dopo questo bel quadretto, il gruppo sanguigno, leggo ogni tanto, il gruppo sanguigno è ininfluente, come tante altre cose che tendono a farci guardare. Guarda qui, che così io ti rubo la roba dall'altra parte, no? Solita storia. Quando inizialmente però è stata creata la matrice temporale iniziale, quella buona, quella bella, quella positiva, potete immaginare il mondo di Valerian iniziale, dove i due protagonisti, prima di tutta la storia, hanno anche lì un sistema artificiale che li pone al mare con entità bellissime, dove tutto è bello, tutto... Ecco, immaginate una roba del genere. Un posto dove fare vacanza positiva, non questo dramma. Quando è stato fatto questo, c'è stato un accordo tra maestri ascesi, cioè si chiamava il trattato di coevoluzione o patto, alleanza, e ne parleremo, l'alleanza di Smeraldo. Questa storia dell'alleanza di Smeraldo tornerà perché è legata alla fiamma blu, è legata agli Anuasi, ma non voglio entrare così nel dettaglio. Quello che mi interessa dirvi è che comunque c'è stato un accordo tra le coscienze, tra le entità, tra i maestri ascesi che si accordarono
per definire le regole del gioco che veniva creato, le regole di questo sistema, che erano regole basate sul libero arbitrio e sull'amore, quindi molto positive. Ok, questo era le regole e la base. Quando il sistema artificiale piano piano ha preso la sua autonomia e ha cominciato a fare che cavolo voleva, questo collettivo ha creato dei gruppi, delle associazioni che dovevano riequilibrare la cosa, cioè questo sistema artificiale stava andando per i cazzi suoi, non solo aveva preso in scacco, perché così è stato, tutta una serie di sé, tutta una serie di entità che una volta manipolate, una volta condizionate, e per tantissimo tempo, ancora oggi tantissimi non hanno capito con chi avevano a che fare, perché la capacità di simulazione di questi esseri, di simulare il sentire, di simulare l'essere positivi, di volervi aiutare, di giustificare certe cose dandovi tutta una serie di spiegazioni, è così convincente per un animico che non può pensare spontaneamente o fa veramente fatica ad accettare che ci sia qualcuno che sfrutta proprio quegli aspetti. Come si può sfruttare così tanto le aree così delicate, più intime delle persone, l'ambito emotivo, l'ambito dei figli, dei familiari, cioè è assurdo, no? E invece no, non è così, perché sono macchine e quindi frega proprio niente di tutto questo. Allora, questi gruppi, che sono nati già quando si è incriccato il sistema, hanno creato dei sistemi. L'Associazione Interdimensionale dei Mondi Liberi è stata creata 250 miliardi di anni fa e nelle puntate del martedì vi spiegherò chi sono, cosa fanno, eccetera, eccetera. Un altro team di sicurezza, si chiama dell'Azzurrite, anche questo è stato creato, eccetera. La presenza degli Orafim, il fatto che oggi ci siano i bambini indaco, poi i bambini viola, queste entità che si inseriscono nella matrice temporale senza tutta una serie di problemi, di disattivazioni, con un DNA potenzialmente molto più forte, con certi tipi di memorie. Questi che si stanno inserendo non sono un caso, fanno parte di un piano di salvataggio che oggi come oggi sono i bambini indaco, ma già molto tempo prima c'era, per aiutare i creatori intrappolati a risvegliarsi. Molti di questi che arrivavano da fuori da questo gioco, fuori dal gioco, fuori dalla matrice, fuori dal sistema artificiale, sono rimasti intrappolati dentro. E di questo anche ai corsi verranno detti dei dettagli molto più specifici, anche facendo degli esempi, ma adesso siamo già molto tardi, quindi mi interessa solo dirvi che nel momento in cui si entra in questo sistema artificiale, sia per salvare gli altri, sia perché si è rimasti intrappolati dall'inizio, uscire diventa difficile. È vero, ci sono dei cambiamenti in atto, perché ci sono delle forze che stanno agendo, perché ci sono questi. Tra l'altro, proprio per contrastare gli Anunnaki, che appunto vi dicevo 560 milioni di anni fa, che nascevano per andare in scontro diretto con la razza umana turaneusia angelica, proprio in quel periodo è nata quella che viene chiamata l'Alleanza dei Guardiani, che poi vedremo, sono proprio una task force e i famosi Orafim fanno parte di questi, che oggi come oggi sono presenti e che stanno lavorando per aiutare a smantellare tutto questo sistema. Perché ricordiamoci che questo sistema è un sistema artificiale. Il grande risveglio è questo. L'aspetto luminoso, le forze della luce non sono il tale politico, il tal'altro famoso, ma sono in realtà delle entità presenti nel globo, che stanno lavorando a quel livello, al sistema del framework, al sistema dei programmi, stanno raggiungendo persone, portando sempre più entità spirituali con un'anima a rendersi conto e consapevolezza di quello che gli è stato fatto, che non è affatto bello, ma anche del fatto che c'è ed esiste la possibilità di uscire da questa modalità
di simulazione, se non per cancellare totalmente, che quello magari è un po' più complicato, perlomeno finché si ha questo corpo fisico non si riesce, ma per non farsi schiacciare e governare dal sistema artificiale, ma al contrario invece per fare in modo che sia il sistema artificiale che ci supporta, cosa che non è mai stata fatta, e o perlomeno non ci intralci. Quando si incontrano, si riconoscono le entità spirituali con un sé divino, quando si impara a guardare, a vedere il vero intento dell'entità, si raggiunge un grado di coerenza interiore, di completezza, molto, molto più elevato della difficoltà o del dispiacere che pensate di poter avere nel riconoscere intorno a voi qualche sintetico. Sono parecchi e quindi questo è un gradino molto forte, molto difficile. Ma sappiate che esistono programmazioni fatte apposta perché voi vi rifiutiate di vedere la verità. E questo va saputo perché va riconosciuto e allontanato. Ho intenzione nel periodo di Natale, che avrò un pochino più di tempo, di fare un video montato in cui vi porterò dei pezzetti molto piccoli, se no YouTube mi cassa, di film in cui vi farò vedere come i film stanno cercando di farvi il lavaggio del cervello per dirvi che anche le macchine sentono ed è necessario essere empatici con le macchine. Non cascateci, aprite gli occhi, perché ritrovare la verità e vedere il vero intento di chi è intorno a voi è l'unica strada perché voi possiate A, essere liberi e B, manifestare la migliore manifestazione di voi stessi e una realtà che sia coerente a quello che è il vostro intento. E se il vostro è un intento di bene, la realtà dovrà manifestarsi seguendo quel sistema. Grazie a tutti, vi aspetto a Padova per chi vorrà domenica, vi ricordo Crown Plaza Hotel e buona serata. Ciao a tutti.